La cosa migliore per iniziare a registrare con una buona qualità è scorrere il dito e scegliere la modalità video che ci interessa. Ok, io sceglierei video. Oppure si usa l'icona in basso a sinistra, quest'icona qua fa cambiare modalità. Di giorno si può utilizzare anche Active HDR e come abbiamo visto nella prova comparativa nell'altro video, con tanta luce funziona bene, ma è più semplice, se non abbiamo il controllo completo della luminosità, lasciare i video e poi da sotto a destra selezionare il frame rate e utilizzare 60 o 30, secondo me 50 è una vestigia di sistema PAL. E adesso registro una scena per farvi vedere la differenza. Fondamentalmente se c'è più azione 60, se è una scena normale invece 30. Se registro la scena in cui lancerò questo borsello a 30 frame al secondo, per ogni secondo avrò soltanto 30 immagini, quindi il livello di definizione delle immagini, tipicamente in una scena d'azione è così che funzionano, immagini concitate, sarà piuttosto basso. Se invece lo stesso oggetto lo lancio con 60 frame al secondo, voi per ogni frame avete delle immagini più definite, più dettagliate, e quindi meglio per le scene d'azione, no? Fra le modalità interessanti c'è anche il 6K widescreen, il quale però, a differenza di quello che potrebbe far intuire il nome, non dà una scena più ampia, ma ha un rapporto di forma di 2:35:1, quindi quasi come le lenti anamorfiche. La registrazione in 6K ha lo stesso rapporto di forma delle lenti anamorfiche. La registrazione in 6K ha lo stesso rapporto di forma delle lenti anamorfiche. Basta camminare un po' per capire che la stabilizzazione in questa modalità non è particolarmente efficiente. Nella modalità 4K30 c'è la stabilizzazione flow state in camera senza fare nulla e funziona molto bene. Certo, si può stabilizzare facendo passare le clip in Insta360 Studio, ma a parte lo sbattimento si perde in ampiezza di campo. Avete notato come si è ristretta l'immagine? Per la stabilizzazione utilizzate flow state e non post, ma occhio che se cliccate in realtà state cambiando modalità, quindi state attenti a questa cosa qua. Verificate di avere flow state, che abbiamo visto nelle prove con una stabilizzazione migliore addirittura di post, di passare da Insta360 Studio. Scorrendo da destra verso sinistra dal bordo, ok, un movimento bello ampio, possiamo regolare altre impostazioni partendo dai colori, log, standard e vivido. L'impostazione del log registra delle immagini molto piatte, vedete come i colori sono sbiaditi? Ma se poi fate color correction in post produzione potete ottenere un'immagine ovviamente più personalizzata, artistica se siamo bravi. Standard restituisce dei colori abbastanza naturali, non particolarmente contrastati, non tanto eccessivi. Mentre Vivid rende l'immagine più contrastata con i colori più saturi, soprattutto su quelli che sono i colori della natura tipiche delle ambientazioni scene d'azione. Ci avete fatto caso? Verde del prato, l'azzurro del cielo, un pochino il mio incarnato. Per lavorare con facilità io poi lascerei lo shutter speed in auto, così come la sensibilità ISO, e a questo punto potete impostare la compensazione dell'esposizione a meno 0,5, che a me per scene generiche che non posso prevedere come saranno composte dà più tranquillità, perché l'impostazione EV uguale a 0 espone correttamente gran parte della scena, ma se c'è una situazione di forte contrasto fra le zone scure e le zone chiare tende a bruciare quelle più chiare. Impostando EV meno 0,5 non cambiamo molto la luminosità della scena, ma riduciamo un po' la possibilità che le zone più chiare vengano sovraesposte. Ovviamente più andiamo verso valori negativi, meno avremo le zone luminose bruciate, ma più avremo le zone in ombra scure. E anche il white balance lo lascerei in automatico perché lavora bene, a meno che non vogliate fare lo sbattimento di prendere una balance card e poi andarvi a registrare la temperatura colore che avete registrato. Notare che gli scarti rispetto a GoPro non sono di 100 punti ma solo di 500, quindi su un 5002
vi troverete indecisi fra 5000 e 5500. Vi consiglio di scegliere la temperatura superiore per non avere deviazioni verso il verdastro, ma io lo lascio in auto perché funziona bene e ovviamente non potendo controllare la temperatura colore, che anche solo col passare del tempo è più sicuro. Scorrendo dal basso verso l'alto si accede alle registrazioni effettuate, ok, così si vedono tutte, e invece scorrendo dall'alto verso il basso si accedono alle altre impostazioni, fra cui la luminosità dello schermo, che lasceremo al massimo, possibilità di bloccare lo schermino, ma si può sbloccare facilmente scorrendolo di nuovo. Poi avremo la stabilizzazione, lo standard e high, e ovviamente io vi consiglio di lasciare su high, e i LED. Le spie luminose non fanno altro che spegnere gli indicatori, no, che la Insta ci mostra, e quindi noi non noteremo più nulla. Ma se io le riattivo, vedete che si riattivano anche davanti, anche qua si è riattivata, davanti e dietro. E ovviamente se io ce l'ho impostata su off e inizio una registrazione, lei non mi fa vedere nulla né di qua né di qua, e questa cosa non va bene, e io la lascerei sempre su on, la spia, che è più sicuro, così sappiamo quando stiamo registrando. Andando alla pagina 2 avremo la griglia attivata on off, e se avete notato io l'avevo attivata perché comunque ci dà un riferimento con cui creare simmetrie nella composizione, tendenzialmente ci aiuta. L'auto rotation dello schermo, che trae molto in inganno, perché io l'accendo, no? E poi succede questa cosa: se io ruoto l'immagine, lei mi ruota tutto nello schermino, ok? Facendomi credere che mi sta tenendo tutto dritto, ma in realtà questa cosa non è vera. Passando all'ultima pagina del menu abbiamo altre impostazioni, e per quanto riguarda la registrazione vi consiglio di controllare il livello di nitidezza, perché si può andare da molto alto, alto, medio e basso. Non vi dico qual è il livello di nitidezza per ogni immagine. Riuscite a notare qualche differenza? Forse no, ma se facciamo uno zoom al 200%, le differenze fra i dettagli diventano più evidenti. In genere, chi vuole un'immagine subito pronta può scegliere un livello di nitidezza alto. Scegliendo invece un livello di nitidezza basso, si potrà poi migliorare l'immagine con la color correction in post-produzione. Lo spegnimento automatico impostate da 3 minuti a mai, a seconda di come vi trovate comodi. L'antisfarfallio, che ormai, non avendo più tutti i TV a 25-50 Hz, vi consiglio di lasciarlo in automatico. Il controllo vocale di cui dicevamo prima purtroppo si può avere solo in inglese o cinese, quindi è un po' limitante per noi italiani. E mentre la modalità audio, qua c'è un purtroppo, perché la riduzione del vento, lei dovrebbe avere il suo case che è fatto apposta, dovrebbe esserci una specie di filtro antivento qua, ma questa cosa non è vera. Dal mio test precedente risulta addirittura peggio della precedente One R. Poi abbiamo la direzionalità, che è molto interessante, o stereo per i microfoni fissi. E purtroppo la riduzione antivento abbiamo già visto nella prova precedente, specifica nell'uso in moto, non è che viene un granché. Adesso stiamo testando velocemente la resa audio con la direzionalità, la funzione di direzionalità audio, che dovrebbe quindi favorire i suoni che provengono da fronte camera, quindi di fronte all'obiettivo, come in questo caso. Io ho finito qua, vi saluto, vi ringrazio, spero che questo video vi sia stato utile a capire qualcosa in più della Insta360. Qualsiasi nota, dubbio, commento, scrivetemelo. Ci vediamo alla prossima, e guardate perché faccio tutti questi video, che comprare tutti noi iscritti a Io Videomaker, siamo una community e vogliamo risparmiare, vogliamo spendere di meno quando compriamo queste action cam. Feeling lonely, feeling lost, sentiment I hate the most, need some help,